ieri, insomma, ti chiedo anche la tua. Sinceramente è una decisione, una scelta da parte di Donnarumma, di lasciare il Milan, di non prolungare il contratto, che mi ha, devo dire la verità, un po' amareggiato, perché pensavo che potesse in qualche modo diventare veramente una bandiera, un simbolo, no, del Milan, di una società gloriosa. Oggi questi valori, no, difficile che si possono ritrovare sul campo. Il calcio di oggi è un calcio che guarda molto, no, anche agli interessi e tutto il resto, però voglio dire, credo che questo ragazzo che si è cresciuto, che poi fece una scelta importante, ricordiamolo, forse quando venne via da casa, Castellammare, arrivò, doveva andare all'Inter, e lui però proprio una scelta di amore verso il Milan, perché era tifoso del Milan, scelse di andare lì. Il Milan gli ha costruito la carriera, lui è stato molto bravo, perché voglio dire, non è che tutto si deve, però gli hanno dato la maglia da titolare a 16 anni, e lui è stato bravissimo, piano piano il Milan se l'è cullato, l'ha coccolato fino all'inverosimile, e oggi trovarsi a una situazione come questa mi ha ferito, perché pensavo che potesse veramente ripercorrere la strada di Rivera, di Maldini, di Varesi, e diventare uno di quei pochi simboli che ormai, ripeto, non esistono più nel calcio. Ormai i Del Piero, i Totti, questi giocatori che hanno legato, Antonioni, che hanno legato la propria carriera ad un solo club, ecco, lui poteva ripercorrere questa strada. Sì. Probabilmente la carriera sua sarà importante anche da un'altra parte, no? Per questo assolutamente, perché non si discute il valore tecnico del ragazzo, però ecco, mi ha amareggiato, sono rimasto deluso sinceramente, però con grande maestria, devo dire, con grande anche dignità morale, Maldini ha fatto una scelta e ha deciso di interrompere i rapporti. Ecco, mi dispiace, ripeto, proprio perché rivedevo in questo ragazzo qualcosa di particolare, no? Un ragazzo pulito, un ragazzo semplice, un ragazzo che al di là del fatto che già 4 anni fa era successa una cosa del genere, no? Al rinnovo del contratto, però pensavo, ecco, quello era già tutto dimenticato, lui aveva legato la sua carriera al Milan, e così scegliere alla fine invece di abbandonare per andare da un'altra parte, torno a ripetere, mi ha deluso e mi ha amareggiato. Poi sai, non si può essere nella testa delle persone, ha fatto una scelta, sicuramente sa a cosa può andare incontro, però detto questo mi dispiace, però credo che il Milan comunque abbia vinto 7 Coppe dei Campioni anche senza Donnarumma, e probabilmente potrà vincerne in futuro, o magari qualcuna, glielo auguro, anche il prima possibile, con un altro portiere. Esattamente qua era dove volevo portarti. La seconda domanda che volevo farti è: hai vissuto il Milan? Ieri ad esempio Ambrosini ci ha raccontato cosa vuol dire essere, a parte capitano del Milan, ma giocatore di una squadra come il Milan. Allora, io sono arrivato al Milan dopo aver visto, qualcuno mi può rimproverare, no? Sicuramente, perché ho fatto una dichiarazione, un commento su questo, sulla falsariga di quello che ho appena detto. Qualcuno mi potrebbe anche rimproverare: sì, ma anche te hai lasciato la Fiorentina per andare al Milan, no? Sì. Però la situazione era un po' diversa, insomma, io all'epoca ero il portiere della Nazionale, e il mio presidente di allora, Pontello, che aveva investito molto nel Milan, nella Fiorentina, decise di vendere dei giocatori perché doveva rientrare. Era un calcio diverso, insomma, era un calcio fatto dall'imprenditore che investiva nel club. Lui aveva investito molto perché voleva vincere lo scudetto con la Fiorentina, tant'è che arrivarono Passarella, arrivarono Socrates, Oriali, Gentile, Graziani, cioè tutti i giocatori importanti, e aveva fatto un sforzo economico enorme e doveva rientrare dei soldi. E mi disse:
ho bisogno di rientrare, e fummo ceduti Massaro, Passarella ed io, insomma, per rimettere un po' a posto i conti del club. Per cui qualcuno, ecco, mi potrebbe anche dire: ma anche ti hai lasciato la Fiorentina dove eri cresciuto e tutto il resto. Però io sono oggi un calcio diverso, qui c'era la possibilità di poter rimanere con un contratto che non era un contratto stracciato, un contratto, no, ma un impegno anche a breve termine, perché si parlava di 2 o 3 anni. Un ragazzo di 22 anni non credo che fosse al bivio della sua carriera, insomma. Io quella scelta la feci a 28 anni, lui la sta facendo a 22, ecco perché dico, proprio per poi il Milan è rientrato in Champions, sta facendo un percorso nuovo, una società nuova, con una guida tecnica di appartenenza, perché comunque Maldini, come dicevo prima, è stato un simbolo, e oggi Maldini può dare delle proprio certificare quello che il Milan vuol fare da qui in avanti, e lo ha fatto con tante scelte coraggiose. Una di queste era quella, anche la riconferma di Maldini di Donnarumma, con un contratto importante. Cosa devo dire? Cosa devo dire di più? Mi dispiace perché faccio fatica, ormai abituati, no, a una sorta di Donnarumma e altri. Donnarumma, cioè ormai era quasi, no, la cantilena del Sarti, Burnici, Pacchetti, o di Galli, Tassotti, Maldini, o di Zoff, Burnici, Pacchetti, capisci? Cioè quel modo di quando ci si avvicinava ad una squadra, no, e si faceva il nome della squadra, si partiva sempre da 1, 2, 3, no, dai primi 3, e poi dopo si citavano tutti gli altri, ma i primi 1, 2, 3 davano un po' il via, no, alla storia di quella squadra, di che cosa aveva significato. E Donnarumma poteva, secondo me, significare veramente tantissimo nel futuro del Milan. Ma anche perché se non... del Milan, se ci puoi dare un tuo commento. Allora, è un portiere che fisicamente è straordinario, grande velocità, grande rapidità, credo che, ecco, non dobbiamo iniziare immediatamente come lui, quando lui arriverà a giocare, a fare dei paragoni, perché commetteremo un grande errore. Probabilmente la scuola italiana, Vida, che ha fatto veramente un grande lavoro, perché lo ha completato e stava completando Donnarumma, sicuramente lo aiuterà a migliorare tecnicamente, perché la nostra scuola, la scuola dei portieri, no, quelli che insegnano a fare il ruolo in Italia, noi siamo i più bravi del mondo. E tutti i portieri stranieri che vengono in Italia vengono restituiti alle loro nazionali, che sono migliorati. Pronto, parlo di Alisson per quanto riguarda quando è venuto in Italia, Szczesny quando è venuto in Italia, chi si ricorda di Taffarel quando arrivò al Parma, era un portiere che sembrava più un pallavolista che non un portiere, e invece con il lavoro, cioè, si parte da una base importante, quella fisica, con determinate doti, e si lavora sulla tecnica. Questo è quello che facciamo in Italia, e probabilmente Magnani inizialmente potrà magari inorridire, no, a volte per certi modo di parare, perché è efficace assolutamente, ma a volte stilisticamente non è ancora, no, come siamo abituati a vedere i portieri noi in Italia. Ma credo che se lui ha la voglia e la volontà, e credo che ce l'abbia, di migliorarsi, insomma, abbiamo una macchina sulla quale lavorare, dobbiamo solo migliorare la tecnologia, la tecnica, no? Come una Ferrari che bisogna soltanto metterla a punto.